Ciao a tutti, sono Aime Gianluca, studio alla Facoltà Scienze Storiche dell'Università di Torino e benvenuti su questo canale YouTube Riassunti di Storia. Oggi parleremo della schiavitù nel mondo antico, nel mondo greco e romano e soprattutto ci concentreremo sulle fonti, che cosa ci dicono le fonti a riguardo di questo argomento. Come sempre, prima di iniziare vi svelo le mie fonti grazie alle quali ho costruito questo video. Per quanto riguarda la storia romana, mi sono basato su questo importantissimo manuale di Gerace e Marconi, Storia Romana. Invece per la parte più monografica, nella quale abbiamo cercato di analizzare le opere di Posidonio, quello che noi abbiamo, dei frammenti della sua opera, ho consultato questo manuale di Luciano Canfora, Storia della letteratura greca. Ovviamente Luciano Canfora è uno storico, ma ovviamente un grandissimo conoscitore della cultura antica, sia romana e greca, con ovviamente sa maneggiare le fonti antiche, quindi questo suo manuale ricostruisce molto bene la storia e anche l'uso che se ne può fare di queste fonti, che è ottimo per uno storico antico. Come sempre non sono gli unici saggi per parlare di questi temi, mi invito a farlo, ci sono diversi saggi che si possono iniziare, io ho iniziato da questi, potete voi iniziare da altro e infine vi invito anche a commentare, perché no, lasciare anche qualche critica nei commenti. Nella prima parte di questo video è dedicata al secondo secolo a.C. e siamo in età romana, il periodo nel quale Roma si affaccia e conquista il Mediterraneo. È anche il periodo, il secolo delle guerre servili. In questo secolo la schiavitù è aumentata e vedremo le conseguenze delle varie guerre. Come ho appena detto, il sistema della schiavitù si affaccia e si afferma, prima uso greco, uso romano in tutto il Mediterraneo, e ovviamente non solo i greci e i romani. Nella prima parte ci sarà un'analisi appunto delle fonti grazie alle quali possiamo parlare di questi. In seguito vedremo appunto il secondo secolo, le caratteristiche politiche e sociali sulla società romana. E infine andremo ad analizzare la prima e la seconda guerra servile, in mezzo una breve parentesi sulla guerra dei soci, e poi andremo tutto quanto a chiudere con la terza guerra servile o anche la guerra di Spartaco. Invece la seconda parte di questo video si apre con appunto un'analisi e un confronto continuo sul tema della schiavitù. Precedentemente vi ho linkato, come dire, le fonti con quelle ho analizzato sul tema della schiavitù. C'è un ricco dibattito dei moderni che qui si lasciano condizionare ovviamente da dai pensieri moderni contemporanei. C'è una visione più marxista, una visione più contraria, più critica al marxismo. Il tema della schiavitù è un tema che è stato trattato molto negli anni 60, 70 e 80, ovviamente dalla storiografia marxista, ovviamente una storiografia che di parte a un determinato pensiero, una lotta sociale, cioè del capitalismo, che si può leggere, per carità, non sono terrapiattisti, fa anche bene leggere un allenamento intellettuale. Riguardo al tema della schiavitù mi viene in mente dei saggi di Finlay proprio sulla schiavitù, che Finlay è uno storico marxista, si possono leggere, però ovviamente bisogna sempre fare attenzione a qual è la loro matrice. Cercheremo in breve di vedere queste due sponde dei modernisti sul tema della schiavitù, ma soprattutto nella seconda parte vorrei fare un approfondimento e vedere che cosa possiamo ricavare effettivamente dalle fonti antiche riguardo al tema della schiavitù. Se possiamo parlare di numeri, abbiamo un caso in particolare che ci danno un'entità di grandezza su che cos'era la schiavitù nel mondo antico e anche sulle condizioni di vita degli schiavi, appunto. E alla fine, per concludere il video, porrò gli studi di uno storico ormai degli anni 90, il grande storico Hansen, che se vogliamo supera un po' questa lotta dei moderni, fra marxisti e critici del marxismo, per darci un quadro un po' più realista di che cos'era la schiavitù. Ovviamente prendo come riferimento il suo importantissimo saggio sulla storia della democrazia del IV secolo, e lì che abbiamo delle fonti nelle quali possiamo dare un po' di più
un contesto, possiamo dire che cosa effettivamente poteva essere la schiavitù nel IV secolo ad Atene. Iniziamo ora con la prima parte di questo video e iniziamo ad analizzare il II secolo, per meglio dire l'età dei Gracchi, che va dal 133 al 71 a.C. Sono 62 anni, ma ricchi di cambiamenti politici e sociali. Per quanto riguarda le fonti antiche, dobbiamo dirlo fin da subito, è estremamente difficile fare una ricerca perché abbiamo pochissime fonti. La maggior parte delle fonti antiche è andata perduta, come la analistica media e recente romana. In seguito alla seconda parte cercheremo di indagare sui frammenti, sulle altre opere che sono state contaminate dal pensiero di Posidonio, ma anche lui, la maggior parte delle sue opere è andata perduta. Come fonte antica si può ancora usare Strabone, grande geografo, però anche lì la sua opera storica ci è andata perduta. L'unica che abbiamo, che possiamo quasi per intera, direi la sua opera geografica, però dalla quale ha attinto alla sua precedente opera storica. Strabone viveva in età augustea, quindi non è contemporaneo, possiamo dire tranquillamente, seppur antico non è una fonte diretta del nostro focus, che sarebbe il II secolo a.C. Possiamo, della storiografia romana, possiamo usare Tito Livio, grande storico, ma purtroppo i libri che trattano di questo periodo del II secolo a.C. sono il 58-61 e sono alquanto frammentari. Inoltre abbiamo frammenti riguardo a Diodoro Siculo e anche i frammenti riguardo a Cassodione, ovviamente storia scritta in greco. Inoltre sempre un'opera geografica che può aiutarci per descrivere i fatti del II secolo a.C. Si può usare anche Pausania. Pausania anche lì una sua opera geografica, però Pausania scrive nel secondo secolo d.C., quindi ben 4 secoli oltre dopo il nostro bacino, il nostro focus di riferimento. Si possono usare nella storiografia, si possono usare le fonti monografiche, in particolare qui abbiamo Plutarco, e le useremo e vedremo che sono ricche di riferimenti. Inoltre si può usare anche come monografie a piano. Come personaggi siamo più sulla letteratura romana, siamo più sulle fonti romane, come personaggi del I secolo a.C., ma che ci parlano degli svolgimenti del secondo, sono concentrati perché vedono nel II secolo l'inizio della fine. Ovviamente ricordiamo Sallustio e Cicerone. Questi personaggi, soprattutto anche Cicerone, hanno conosciuto in prima persona i protagonisti dei fatti del II secolo, quindi sono anche fonti che si possono consultare per questo II secolo a.C. della storia romana, ma a questo punto direi anche del Mediterraneo e anche greco. Per parlare della schiavitù nel mondo greco e nel mondo romano, per parlare delle guerre servili, non possiamo che iniziare facendo un discorso più ampio e ovviamente iniziare con il II secolo e soprattutto con il tardo II secolo romano. Ebbene, l'impero romano possiamo dire che iniziò la sua espansione dopo la guerra punica, e quindi ricordiamo dal 218 al 202 a.C. si combatté la guerra punica. Con essa Roma, oltre a consolidare la propria egemonia nel Nord Africa e nella Spagna, in seguito con le varie guerre macedoniche e le guerre siriane si aprì la strada a tutto il Mediterraneo. Ebbene, le conseguenze che ne derivarono, innanzitutto i danni della guerra annibalica in Italia, danni politici e sociali, l'ascesa di Annibale, oltre a provocare una vera e propria appunto distruzione a livello delle proprietà, ma anche a livello sociale, i vari popoli italici che si allearono con Annibale. Ricordiamo i Sanniti, da sempre, come dire, mal sopportavano l'egemonia romana, e di questo poi ne andremo a parlare in seguito. Dobbiamo tenerlo presente quando appunto andremo a parlare delle guerre servili, in particolare della rivolta di Spartaco. Ma tornando a noi, siamo ancora a parlare del II secolo. Ebbene, le lunghe guerre che Roma ha combattuto per consolidare la propria egemonia imperiale, ricordiamolo,
in questo momento storico. La legione è quella manipolare, quindi una legione fatta con requisiti di censo, sono i cittadini che in base alla loro ricchezza si armano, e appunto una guerra, le lunghe guerre, non più la classica guerra estiva, quindi dopo il raccolto i cittadini chiamati alle armi, combattere per i mesi estivi con il bel tempo, poi durante l'inverno poter tornare alla propria attività. Questo non è stato possibile con le lunghe guerre che sono durate anni, fuori dai confini non sono potuti rientrare, quindi questo, come vedremo, indebolirà il cuore della legione manipolare, quindi la media e la piccola proprietà. Inoltre le grandi conquiste hanno portato bottino, hanno portato ricchezze che sono state soprattutto divise nelle mani della classe dirigente romana, quindi nella classe senatoria. Non solo queste ricchezze personali sono arrivate, pensiamo ad esempio al tesoro dei Scipioni, ma non solo a questo, pensiamo anche all'arrivo di nuove terre, pensiamo alla prima guerra punica, come che dalla prima guerra punica la Sicilia diventò una terra di proprietà dei senatori, e questo lo si vede bene per tutta la storia romana fino ad arrivare al tardo antico. Ebbene, in tutto questo scenario possiamo vedere il Mediterraneo, un Mediterraneo globale, un'immensa autostrada che collega i popoli, ma attenzione, questo è sempre stato, fin dall'età del bronzo, le prime colonie greche, già in epoca micenea, i rapporti continui fra Micene e il vicino Oriente, ma appunto con questa nuova espansione di Roma verso il Mediterraneo, questo a maggior ragione viene sotto un'unica, potremmo dire, popolo, per non dire nazione, che è un termine un po' troppo moderno, sotto un unico popolo, sotto un'unica legge, meglio, unica città, vediamo che proprio il Mediterraneo diventa più globale, possiamo usare un termine quasi una sorta di globalizzazione, soprattutto una globalizzazione di costumi greci e romani, che i romani hanno fatto propri, quindi il modello della città, della polis, il modello della stessa Roma, della città che gestisce, che governa. Il Mediterraneo diventa quel grande lago, diventa quel mare nostrum che poi durante l'impero tardo antico lo conosciamo benissimo, con quelle caratteristiche, un impero fatto di città, che ribadiamo ancora una volta, questo comunque è un prodotto della cultura greca come orizzonte, che i romani hanno assimilato e fatto proprio. Ebbene, non è un caso infatti che all'inizio del I secolo ricordiamo le grandi guerre contro i pirati di Pompeo Magno. Ebbene, sono tutti tentativi per pacificare il Mediterraneo, pacificarlo, per levare il pericolo dei pirati, dei predoni, e questo per garantire i commerci sicuri. Infatti, tornando a noi, tornando a Roma, la penisola italica diventa un territorio, le proprietà si modificano la loro struttura, iniziano a produrre vino, grano e olio, quindi materiale, prodotti di lusso per essere esportati. Il grano ovviamente non è un bene di lusso, ma questo serve per dare sostentamento, rifornire ormai Roma, che è una grande città, e quindi da adesso fino per tutta la storia di Roma, la Sicilia e l'Africa del Nord e l'Egitto saranno i grandi granai di Roma. Ovviamente per l'Egitto dobbiamo aspettare l'ascesa di Cesare e di Augusto, però già questo è una tendenza che possiamo vedere che si sta già diffondendo, si è già diffusa con il secondo secolo a.C. Inoltre un'altra merce di fatto, perché questo che parliamo, che si diffonde grazie alle continue guerre, ovviamente la schiavitù, e nel secondo secolo abbiamo un aumento vertiginoso, e questo avrà una conseguenza, una delle grandi conseguenze riguardo alla proprietà. Inoltre, come abbiamo detto precedentemente, le grandi conquiste portano bottino, portano indennità di guerra, portano tributi alla città di Roma, che ovviamente vanno nelle mani della classe dirigente, ma vanno direttamente nelle casse della Repubblica. E quindi da questo momento Roma trova il modo per finanziare i grandi lavori pubblici, pensiamo alle strade, ai monumenti, cioè la Roma che ancora oggi possiamo andare per le strade e vedere i fori. Ebbene,
Una particolarità, ovviamente, non siamo in epoca moderna, sì, in epoca romana gli appalti erano affidati a privati che prendevano gli appalti. E ovviamente chi erano questi privati che potevano permettersi la spesa di tali lavori pubblici? Facevano sempre parte della classe senatoria, e quindi qua si vede un po' come un cortocircuito. Lo Stato, il Senato, governato ovviamente dai senatori, dà in appalto a gente della sua stessa classe dirigente, quindi anche qui inizia a svilupparsi quella grande corruzione che sarà tipica di tutta la tarda Repubblica. Qui vediamo. Abbiamo parlato di commercio. In questo periodo, nel secondo secolo, emerge la grande figura dei negoziatores, che erano dei uomini di affari romani della società, che avevano grandi capitali, spesso anche uniti, che esercitavano anche le professioni bancarie. Ovviamente non dobbiamo pensare al capitalismo moderno, che speculazione, la borsa, investimenti, non c'è tutto questo, però possiamo parlare di un'economia mercantile che è sempre stata presente. Già, ad esempio, all'Atene del V secolo si vede un emergere di questo tipo di economia, e se vogliamo un certo tipo di classe sociale, una classe sociale mercantile che emerge, però ovviamente non possiamo parlare di capitalismo assolutamente. Tornando a noi, tornando al mondo antico, pensando ai negoziatori, questi uomini d'affari, che in particolare qui la plebe romana o i nuovi arrivati, i nuovi ricchi di questa nuova società, quindi parliamo degli equites, dei cavalieri. Il secondo secolo è il periodo dell'età dei Gracchi, questo continuo lotta all'interno dei populares e dei ottimati. Non dobbiamo pensare anche qui un'ottica moderna, un'ottica di una lotta di classe, il popolo contro i ricchi, stessi populares, erano membri dei senatori, forse più progressisti, avevano un'altra visione, forse anche la loro politica per un'ottica di un loro tornaconto personale. In particolare il più famoso di tutti, membro dei Populars, è Cesare, che grazie alla sua politica e tutto, portando istanze Populars e non solo, si è consolidato e ha creato l'impero. Quindi attenzione a non vedere un'ottica troppo moderna. Tornando a noi, in particolare come nel 218 la Lex Claudia, ovvero si proibiva ai senatori e ai loro figli di possedere una nave con una capacità di oltre 300 anfore. Quindi questo cosa voleva dire? Che il grande commercio era dato in esclusiva soltanto alla classe dei cavalieri, degli equites. In particolare chi erano questi nuovi parvenus, questa nuova classe sociale che emerge nel secondo secolo, nuovi ricchi che sono formati dal nulla e devono tutta la loro ricchezza. In particolare, forse uno dei membri più famosi, possiamo ricordare lo stesso Caio Mario, che non apparteneva alla storica aristocrazia romana, ma anche tra questi pensiamo allo stesso Cicerone, faceva parte di questi, che però hanno scelto due strade diverse. Ovviamente Caio Mario, grande leader, grande figura di Popolars, invece Cicerone farà la sua storia sotto gli ottimati, seppur con tentennamenti, ma qua siamo già nel primo secolo, sforiamo un po'. In particolare gli equites, per diventare un equites bisognava avere un censo di 400.000 sesterzi, che è un discreto censo, è un censo medio alto. Si poteva accedere al Senato. Chi erano di fatto tutti questi? Erano ricchi, per essere così ricchi comunque erano figli o fratelli dei senatori, quindi coloro che avevano la proprietà. In particolare questi equites erano chiamati anche i pubblicani, cioè sono coloro che avevano gli appalti dei lavori pubblici. Quindi qui vedete, se la classe senatore dirigeva lo Stato, dirigeva le cariche pubbliche, infatti i cavalieri non avevano accesso alle cariche pubbliche. Questa era una
prerogativa, almeno per ora nel secondo secolo, del Senato, ebbene vediamo che coloro che facevano gli appalti erano della classe di censo dei cavalieri. Quindi loro davano il loro lavoro in affitto degli appalti, e in particolare come secondo secolo questa continua guerra interna all'interno di Roma e l'età dei Gracchi. Nel 149 fu istituito un tribunale per l'estorsione dei magistrati corrotti, e questo tribunale poteva essere solamente presieduto da cavalieri. Tutti questi cambiamenti della società romana lungo il secondo secolo, ebbene, incidono e creano una grande crisi della media e piccola proprietà, la guerra annibalica, in seguito alle grandi guerre lungo il Mediterraneo, la creazione dell'impero. Queste guerre che durano a lungo, sono lontane dai territori di Roma, appunto, i media e piccoli proprietari che sono il cuore della legione manipolare, che in questo momento è l'arma della Repubblica Romana. Sono lontani, quindi i piccoli proprietari si devono allontanare. Una volta tornati, sono passati anni, i loro campi non sono più coltivabili, vanno in crisi. Inoltre, come abbiamo appena detto, le grandi conquiste, il bottino, ma anche le grandi terre, pensiamo alla Sicilia, arrivano e cadono nelle mani della classe dirigente. In particolare il cambiamento, possiamo chiamare una rivoluzione economica della proprietà. Se prima la media e piccola proprietà era rivolta alla sussistenza, prima di tutto, a creare dei cittadini liberi, dei guerrieri, dei soldati romani, ebbene, nel secondo secolo avviene questo mutamento, e quindi da una piccola e media proprietà autonoma si passa al grande latifondo, ad avere, possiamo chiamarle, alle aziende agricole, per usare un termine un po' moderno, però siamo nel mondo antico, usiamo il grande latifondo, si switcha, se possiamo usare questo termine, cambiamenti di paradigma, si iniziano a produrre beni di esportazione come il vino, l'olio, e soprattutto anche una grande merce, una grande richiesta è gli schiavi, perché queste grandi tenute ormai di questa grande aristocrazia che si è formata, sono ormai gestite dagli schiavi, non più dagli uomini liberi. Quindi è proprio un vero mutamento economico e sociale che ha delle proprie vere conseguenze. Dal punto di vista politico, in questo secondo secolo e l'età dei Gracchi, viene proprio a formarsi questa grande contrapposizione fra gli optimates e i populares. Chi sono gli optimates? Sono quelli, pensate, se vogliamo, ovviamente fanno parte dell'aristocrazia, della nobiltà. Sono quelli più attaccati, vicini, si sentono, anzi loro si vendono come quelli più vicini alle istanze dei padri e degli altri, sono attaccati al bene dello Stato, e ovviamente loro portano prima di tutto le istanze del Senato, rappresentano, se vogliamo, la classe dirigente senatore romana. Invece i populares, che sono anche loro membri dell'aristocrazia, membri dell'antica nobiltà romana, fanno sempre parte della classe senatore anche loro, però se vogliamo la pensano diversamente, vedono come la classe dirigente romana, che ormai gestisce anche le province, che ha questo monopolio della terra. Ebbene, c'è anche il grande dibattito sul terreno pubblico dello Stato, si pensa di darlo a questo punto alla piccola e media proprietà che è in crisi e non cederò ai grandi proprietari. Bene, in tutto questo sistema i populares, attenzione, non bisogna pensare con un pensiero moderno, fare una visione sinistra contro destra, no, fanno tutti parte della stessa classe dirigente, però vogliono difendere, almeno loro si vendono come difensori del popolo contro la volontà, il continuo voler dei senatori, della classe dirigente. I popolari sono a favore di riforme politiche e sociali. Ebbene, ma chi sono, per andare un po' oltre a una visione un po' troppo modernista, una visione un po' troppo destra e sinistra? Ebbene, quali sono i vantaggi? Forse un pensiero un po' più progressista. Prima, fra tutti, dobbiamo ricordare che molti membri di Populars avanzavano queste politiche
che ovviamente la piccola premessa, a Roma la politica era fatta tramite amicizie, tramite ovviamente amicizie familiari, quindi ci si trovava molto spesso dentro questo schieramento, però andando oltre, uno dei possibili motivi, fine di questi politici, di questi aristocratici che abbracciano la causa di Populares, può essere appunto un tornaconto personale, cioè smarcarsi dal canto, dal coro della classe dirigente per crearsi una propria carriera. Un esempio tra tutti, pensiamo a Cesare che grazie a lui, l'esponente del Partito Popolare, grazie alle sue politiche arriverà di fatto a vincerli tutti, a diventare, se vogliamo, tra virgolette, il primo imperatore di Roma. Quindi ovviamente portano dei vantaggi estremamente personali, questo dobbiamo sempre tenere in considerazione. Poi anche qui il pensiero moderno che vede la sinistra dei Populares, la destra degli Optimates, insomma tutto vacilla, che come dire Cesare è stato preso come emblema di una certa destra, quindi vedete qua come i discorsi moderni alla prova storica perdono in maniera miserabile. Inoltre le istanze popolari si possiamo vedere forse come coloro un po' più progressiste che avevano intuito il problema sociale del secondo secolo di Roma, quindi portare delle serie riforme, perché appunto il cuore dell'esercito era la media e piccola proprietà, e se va in crisi quella media e piccola proprietà, Roma non ha più l'esercito, non ha più il potere, l'impero può anche perderlo. Infatti non è un caso che qui Mario, il grande, il padre che ha adottato Cesare, però la grande figura dei Populares, attuò la riforma dell'esercito, creando le legioni, arruolando i nullatenenti e stipendiandoli con i fondi appunto dello Stato, e quindi eliminando la legione manipolare, quindi eliminando quella legione che ha diviso ancora i gruppi di censo. Quindi qui si vede una delle istanze dei Popolari, se vogliamo un po' più progressista, aveva capito qual era il problema. Ovviamente un altro dei motivi dei Popolari, dobbiamo tenerlo anche in considerazione, non dobbiamo essere sempre per forza cinici, può essere un pensiero anche filantropico, e qui i Tiberio Gracco, i fratelli Gracco emergono. Le fonti dicono che Tiberio, che anche lui era una grandissima famiglia, una grandissima aristocrazia, se non ero dice parente con Scipione l'Africano, quindi per dirvi chi gente era, Tiberio Gracco passando dalle Etruria per andare verso Roma, vide che ormai quella regione era ormai dominata, si era estinta la piccola e media classe dei proprietari terrieri, e si erano formate le grandi tenute dei latifondisti. Quindi appunto un pensiero filantropico dobbiamo comunque tenerlo in considerazione, poteva starci, come dire, non sono tutti, nella storia non ci sono tutti quanti cinici, per carità. Poi se un proprio interesse, un proprio utile, una propria politica può essere accostato a un pensiero etico, perché no? Perché non sposare? Pensiamo ai fratelli Kennedy, che possono, può essere così, una vita parallela fra antichi e moderni, potrebbero essere accostati ai fratelli Gracchi, quindi propri interessi, però comunque delle politiche che vanno in una certa filantropia. Perché comunque dobbiamo ricordare che gli Optimates, i senatori, sono una oligarchia, e come noi oggi ben vediamo l'oligarchia persegue i propri interessi ma in maniera molto cieca, e quindi magari c'erano appunto dei problemi come appunto la piccola e media classe, i proprietari terrieri, e quindi l'esercito, che non vedevano, e quindi erano necessari comunque delle riforme. Però come sempre ricordiamolo ancora una volta, bisogna andare oltre il pensiero moderno, vedere i populares come sinistra, invece il senatore, la classe dirigente come la destra. Tutto ciò non è possibile, non era vero, come abbiamo appena dimostrato. Le rivolte servili, la prima dal 140 al 132, non è un caso che si scatenò in Sicilia. Come abbiamo detto, la Sicilia era una provincia senatoria che ormai nel secondo secolo viveva quella rivoluzione, quel cambiamento, la proprietà agricola, la maggior fonte di ricchezza in epoca romana e medievale, moderna, fino all'età industriale, ricordiamolo sempre bene. La proprietà terriera viveva quella rivoluzione, questo cambiamento dalla piccola media proprietà di sussistenza. Bene, si è trasformata progressivamente nelle grandi tenute latifondiste dei senatori, e quindi uno sfruttamento di una monocultura dedita al commercio, e quindi un grande uso di schiavi. La Sicilia era piena di schiavi, e non è un caso che
appunto che la prima e la seconda rivolta servile hanno la loro base in Sicilia, e come vedremo anche Spartaco tenterà di andare in questa provincia. Ebbene, della prima rivolta servile dal 140 al 132 a.C., due furono i grandi fuochi di questa rivolta. Il primo luogo fu Enna, nella quale lo schiavo Euro, e qui attenzione che si fece nominare il re con il nome di Antioco, era uno schiavo di origine siriana, ma attenzione, siamo nel secondo secolo a.C., se noi oggi possiamo pensare alla Siria con una certa visione, un certo sapore arabo, ebbene, ma era molto diversa da quello che noi oggi possiamo vedere, possiamo immaginare. Bene, la Siria era stata il cuore del regno greco macedone, greco-ellenistico, e quindi una regione molto greca. Non è un caso che sceglie nomi di questo tipo. Ebbene, ovviamente sono rivolte dure, rivolte che sconfitte nel sangue, che sanno benissimo qual è la loro condizione, sanno che non avranno nessuna possibilità di essere risparmiati, oppongono una dura resistenza, forse anche perché molti sono anche ex soldati e quindi sanno combattere. In particolare bisogna segnalarlo che loro, appunto, in un primo momento di una rivolta contro i padroni, una distruzione della loro proprietà, affermarono a loro volta un sistema schiavile sui vinti, e quindi questo si veda come, a differenza di un pensiero comune, non è una rivolte servili, non sono guerre sociali, schiavi contro padroni, gli schiavi vogliono, come dire, creare un nuovo stato utopico dove la schiavitù non è contemplata, ma quello era il loro orizzonte culturale, quello vivevano, quindi loro, gli schiavi di Euro, o se vogliamo dire Antioco, una volta vinti, a loro volta creano un sistema schiavistico. Non è la prima volta che è successo questo nella storia, pensiamo, qua dobbiamo arrivare nel XVIII secolo, arriviamo nell'800 ovviamente d.C., pensiamo alla Repubblica Africana di Liberia. È molto curioso come è stata formata questa repubblica. Siamo negli anni 20 negli Stati Uniti, il presidente Monroe, un presidente del sud schiavistico. Ebbene, c'è tutto un movimento, non sto a spiegarvi perché, per come, che in un certo momento il sud, gli Stati Uniti, decidono che forse è meglio abbandonare questo sistema degli schiavi. Ovviamente poi le cose cambieranno, perché come voi tutti sapete nel 1861 si arriva alla guerra civile, ma negli anni 20 il sud degli Stati Uniti forse pensano che bisogna abbandonare quel sistema, e la cosa migliore è liberare gli schiavi afroamericani e rimandarli in Africa. E quindi questo è curioso, il presidente Monroe e tutti quanti i gentiluomini del sud creano questa associazione di volontari e mandano questi schiavi liberi per creare un proprio Stato, appunto, non a caso la Repubblica di Liberia. Il problema è che questi schiavi liberi, una volta arrivati, a loro volta soggettano le popolazioni locali e creano un sistema schiavistico. Questo per ancora maggior ragione sottolineare come quel modello era condiviso, purtroppo era il loro orizzonte culturale, e questo hanno applicato. Come hanno applicato nell'Ottocento, ora torniamo a noi, alla storia romana, così Euro dal 140 al 132 applicano un sistema schiavistico in Sicilia. Abbiamo detto Euro, re Antioco, nella regione di Enna. Ad Agrigento invece è il secondo fuoco di questa rivolta. Il capo della rivolta si chiama Cleone, qui uno schiavo cilicio. Ebbene, saccheggia la proprietà, saccheggia le città. Come si comporta Roma in questa prima rivolta servile? Dovrà mandare 3 consoli e ovviamente la rivolta sarà repressa nel sangue. Si nota come sia dalla prima ma anche poi dalla terza, all'inizio Roma non prende seriamente queste possibili rivolte. Qua si vede il disprezzo degli uomini liberi per gli schiavi, ma si dimentica comunque che questi schiavi erano ex soldati, erano ex uomini liberi. Arriviamo alla seconda rivolta servile, siamo nel 104 nel 100,
non è un caso che un altro fuoco di questa rivolta scoppia in Sicilia. Abbiamo Salvio, un ex schiavo anch'egli cilicio, e lui nuovamente si fa nominare anche lui re. Nel 102 abbiamo Atenione che succede a questo re. Come si comporta Roma? Ovviamente, come sempre, con scarsi successi iniziali. Roma è costretta a mandare Magno Aquilio, un luogotenente di Mario che ha combattuto i Cimbri e i Teutoni nel 103-101 con Mario, quindi, come dire, uno che la guerra la sapeva fare, ha dovuto mandare un pezzo grosso. Di questa seconda rivolta servile, che è quasi, sembra proprio una rivolta anche non solo in Sicilia, ma anche nel resto del Mediterraneo, ci sono vari fuochi. Sembra tutto un Mediterraneo pronto a esplodere. In particolare nel 103 ricordiamo la grande rivolta dell'Aureo ad Atene. L'Aureo era la storica giacimento di argento in Attica. E quindi questo si vede come tutto il Mediterraneo si sta ebollendo e come la globalizzazione, se possiamo chiamarla così, greco-romana, ovviamente sotto l'egemonia romana, quindi questo sistema mai schiavistico si è consolidato, e come per tutto il secondo secolo, a causa delle guerre che ci sono state, ci sia una grande affluenza di schiavi in tutto il Mediterraneo. Tra la seconda e la terza guerra servile dobbiamo fare un attimo un focus e fare un attimo una cornice. È successo un evento che ovviamente ha segnato in modo determinante la storia romana. Sto parlando del Bellum Soci, la guerra degli alleati. Roma, dopo che ha appunto costruito il suo impero, i propri alleati italici decidono di ribellarsi perché semplicemente vogliono ormai godere anche loro dei frutti dell'impero, perché vivevano ancora in uno stato di sudditi, uno stato di svantaggio, non erano pienamente cittadini romani. Quindi dal 91 all'88 a.C. Avviene questa guerra degli alleati che mette alla dura prova Roma. Ovviamente Roma vince, ma andiamo un po' alla fine, siamo sbrigativi. Di fatto chi sembra veramente aver vinto sono proprio gli alleati, perché da questa guerra fino la Gallia Cisalpina rimane fuori dalla cittadinanza, invece il resto dell'Italia entra di fatto nell'orbita romana, diventano di fatto cittadini romani, quindi anche loro possono godere dei diritti politici di Roma. Quindi la classe dirigente romana si apre anche agli italici, quindi possiamo dire che di fatto militarmente, a livello tattico, Roma ha vinto la guerra dei Soci, ma come dire, questo è il grande anche segno, il grande pragmatismo romano, che a differenza dei greci e degli ateniesi non hanno mai dato la cittadinanza. Qui Roma capisce che una situazione così è incontrollabile, bisogna allargare la cittadinanza. Ma per il nostro discorso, che parleremo in seguito della terza guerra servile, della guerra di Spartaco, ebbene, ovviamente chi è che vince? Qual è la mano dura di questo periodo di Roma all'inizio del I secolo? Ovviamente è Silla. Silla punisce sia per l'alleanza che punisce i Sanniti per la loro alleanza che avevano dato nella guerra civile con Mario, ma soprattutto durante la guerra civile punisce i Sanniti e tutti gli Appennini meridionali, popolazioni, quei popoli che stavano più nel centro dell'Italia meridionale, non sulle coste, non erano propriamente le città greche, ecco. Quindi punisce i Sanniti, i Bruzzi, in particolare li punisce perché appunto durante questa guerra civile hanno avuto quasi delle tendenze quasi federative, una volontà quasi di staccarsi. Se casomai l'Etruria, gli italici del nord avevano quasi un'intenzione, semplicemente volevano entrare nell'orbita romana, essere cittadini come tutti quanti i romani, perché di fatto anche loro avevano combattuto, avevano le loro ragioni. Quello che si può intuire che in realtà i Sanniti avevano proprio una volontà di staccarsi una volta per tutte dall'egemonia romana e creare un'entità federale, da quello che emana delle fonti, e quindi per questo che Silla punisce con la sua mano estremamente dura, come era abituato a fare, come sapeva fare. La terza rivolta servile, dal 73 al 71 a.C., la cosiddetta rivolta servile di Spartaco. Spartaco, di origine tracica, il gladiatore che si è ribellato e ha sfidato Roma.
Tutto iniziò appunto nel 73 a.C. nella scuola di gladiatori di Capua. Ebbene, questa ovviamente la storia è famosa, che si è prestata a molti film per ovviamente questi motivi narrativi, un gladiatore che si libera dalla sua condizione schiavile e sfida la potenza romana. Ma dobbiamo un attimo entrare un più nel profondo e vedere che, a differenza dell'immaginario comune, non solo c'erano gladiatori o ex schiavi tra le file di Spartaco, ma appunto con la sua rivolta si unirono diversi uomini liberi, e questi uomini erano appunto questi popoli ormai estranei al mondo greco-romano delle città. Ovviamente parliamo dell'Italia meridionale. In particolare troviamo quei popoli che erano stati gli ex alleati di Annibale, quindi qui vediamo tutte le conseguenze della lunga guerra annibalica. Quei popoli italici, in particolare ricordiamo i Bruzzi, che erano stati ridotti a uno stato di semi-schiavitù dai stessi romani, perché avevano, come dire, si erano scesi a un'alleanza quasi incondizionata, si erano schierati apertamente con Annibale. Per questo erano stati repressi dai romani e ridotti in tale condizione. Ma oltre ai Bruzzi, tutti appunto quei popoli dell'Appennino meridionale, e in particolare non possiamo che non ricordare gli stessi Sanniti, i quali appunto dopo il Bellum Soci, dopo la guerra civile, che hanno subito la forte mano dura, la mano dura di Silla, che ha quasi cancellato il popolo dei Sanniti, quella cultura. E quindi dobbiamo vedere in questi uomini liberi appunto gli uomini degli Appennini, contrari al mondo greco-romano delle città, al mondo della costa, quindi delle polis greche e anche delle colonie romane. Quindi questo popolo, questo mondo di pastori mandriani, delle paludi, dei monti, delle colline rocciose, avversari appunto del mondo delle coste, dei grandi latifondisti, dei commerci, dell'uomo greco e romano. E quindi appunto la rivolta di Spartaco fu tutto questo, quindi non solo gladiatori, non solo schiavi fuggitivi, che ovviamente quando la notizia viaggiò si unirono al contingente di Spartaco, schiavi fuggitivi, ma anche uomini liberi. In particolare tra gli schiavi fuggitivi, appunto, le fonti classiche ci riportano un numero di Traci, quale stesso Spartaco era di origine della Tracia, Galli e Germani. Spesso si è parlato appunto di questa possibile origine dei Galli dei Germani. Se una possibile collocazione possiamo trovarla dei Galli anche loro nel nord della Grecia, della Tracia. Bene, si è spesso parlato dei Germani e i Galli, potrebbero essere, arrivare a essere quegli schiavi fatti dopo la guerra di Mario contro i Teutoni e i Cimbri del 103-101, però appunto la guerra era dal 103 al 101, adesso siamo appunto dal 73 al 71, un po' di tempo è passato. Ormai quegli uomini che potevano combattere nel 101 a questa età ormai erano passati diversi anni, potevano ancora combattere in altri anni, però ovviamente non erano più nel pieno delle forze, e se questi schiavi di Spartaco erano di origine delle tribù dei Teutoni e dei Cimbri, all'epoca appunto di Mario dovevano essere dei bambini, quindi appunto la loro conoscenza bellica l'hanno potuta solamente imparare in schiavitù, solamente apprendere con la scuola dei gladiatori. Questo appunto è il quadro generale quando noi parliamo dell'esercito di Spartaco. Sì, schiavi, ma soprattutto anche uomini liberi, uomini che da sempre contrari al mondo romano, come è il caso dei Bruzzi e dei Sanniti, che loro vedono la loro casa appunto nell'Italia meridionale, ma di questo poi ne parleremo in seguito. E quindi non possiamo affermare che la rivolta di Spartaco, ovviamente ne parleremo in seguito riguardo al dibattito fra gli antichi e moderni, non può essere descritta come una
rivolta del proprietario, questo perché non è una rivolta sociale contro il sistema della schiavitù, come abbiamo visto lo stesso nella prima rivolta servile di Euro, il re antico di Sicilia. A loro volta, una volta vinto, crea un suo potentato in Sicilia, crea il suo potentato e applica la schiavitù ai vinti, in modo particolare arriva persino a battere moneta, quindi completamente diverso da una visione moderna di una rivolta del proprietario, se vogliamo, di un pensiero anarchico, la creazione di uno stato utopico. Contrario alla schiavitù. Tutto questo appunto non è stato. Abbiamo detto appunto alle varie campagne di Spartaco, vince, c'è un tentativo di arrivare arriva persino in Gallia Cisalpina, che sarebbe l'Italia meridionale, e qui gli studiosi moderni moderni e antichi, hanno sempre dibattuto su qual era il loro piano, un possibile ritorno a casa, ma qui appunto ci colleghiamo ai Galli e ai Germani, che facevano parte dell'esercito ma non era interamente di loro. Al tempo appunto delle guerre di Mario dal 103 al 101, questi Galli, questi uomini erano profondamente anziani e quindi magari loro potevano avere un pensiero di poter tornare ai loro alle loro terre, anche se comunque i Teutoni, i Cimbri se ne vanno dalle loro terre per motivi di carestia, motivi economici, quindi perché tornare in terra comunque più pacifica potrebbe essere un pensiero. Nel caso contrario, i più giovani, i bambini di quell'epoca, ormai non avevano nessun legame con quel territorio. Poi, come sempre, siamo nel mondo antico, ovviamente non c'era un sistema di welfare, non c'era nessun sistema di rete sociale, quindi l'arrivo di nuove popolazioni voleva dire dividere la terra, nessuno poteva, uno Stato o un'entità superiore non poteva badare a loro. Roma, abbiamo visto con l'arrivo dei tributi, delle grandi risorse dell'impero, riuscirà a sostenere la grande plebe urbana, ma questo perché aveva un impero, figuriamoci delle altre popolazioni che ovviamente non avevano una rete così egemonica. Quindi appunto il pensiero di tornare a casa è forse un pensiero un po' romantico, un pensiero un po' moderno. Qual era effettivamente la loro visione? Sembra più realistico pensare che appunto il loro intento è quello che avevano anche fatto, di saccheggiare il mondo delle città, cioè l'Italia meridionale, quindi il mondo delle città greco e romane. Qui è proprio la visione dei Bruz, dei Sanniti, ma di tutti i Campani, tutti quei popoli italici da sempre contrari, che hanno sempre mal sopportato l'egemonia romana. Pensiamo ad Annibale, pensiamo alla stessa Bellum Socio, la stessa guerra civile. Varie volte sono andate contro Roma, e questa potrebbe essere un altro tentativo, appunto quello di Spartaco. E inoltre non è stata una rivolta del proprietario, non è stata una rivoluzione sociale, ma magari un tentativo forse dello stesso Spartaco di fare quello che aveva fatto lo stesso Euro in Sicilia con la prima rivolta servile. Infatti lo stesso Spartaco tentò di arrivare di sbarcare in Sicilia, ovviamente questa provincia da sempre il cuore di una grande sensibile alle rivolte servili, quindi poter allargare la rivolta anche in quel territorio, poter creare un proprio potentato più facile anche da difendere, la Sicilia anche immensamente anche ricca, quindi poter creare appunto un proprio potentato autonomo. Spartaco non riuscì perché fu appunto fregato dagli stessi pirati, quindi qui vediamo che è ancora a maggior ragione proprio contrario a un pensiero pensiero comune, schiavi contro i padroni. Stessi pirati ovviamente non facevano parte del sistema romano, ma sono anche contrari. Questo è veramente il mondo, se vogliamo, di Hobbes, dove vince il più forte, homo homini lupus. Appunto non c'è un sistema di fraterno, se vogliamo, schiavi contro i padroni romani, non è nulla di ciò. Infatti Spartaco, essendo stato fregato dai pirati, non riuscirà ad andare in Sicilia,
e quindi verrà ovviamente sconfitto. Arriviamo ai fatti del 71 e qui vediamo i due grandi uomini del dopo Silla, che sono anche loro, se vogliamo, i loro colpevoli di aver distrutto così la Costituzione sillana, e quindi quel tentativo di far resistere la Repubblica. Ovviamente parliamo di Crasso e Pompeo, e qui la storia antica, in generale la storia è veramente affascinante, più di qualsiasi libro o film che uno può leggere o può vedere. Appunto, Crasso, l'uomo più ricco di Roma, viene mandato di fatto a Roma. Prima ovviamente Roma, come sempre, ha sempre sottovalutato, come anche le precedenti rivolte servile, ha sottovalutato la minaccia. Adesso nel 71 la minaccia effettivamente è un pericolo per Roma, per la stessa città, che quando l'esercito di Spartaco si trovava nell'Italia del Nord, nella Gallia Cisalpina, volendo avrebbe potuto marciare direttamente su Roma, poi ha deciso di tornare e tentare di sbarcare in Sicilia. Bene, mandano Crasso, che è l'uomo più ricco di Roma, riesce a sconfiggerlo, Spartaco morirà nella battaglia. E qui si vedono anche il duro trattamento, come sempre. Dopo questa battaglia verranno catturati 6.000 schiavi, 6.000 soldati di Spartaco, e Crasso come monito. Tutti questi uomini saranno crocifissi lungo l'Appia, la famosa strada romana da Capo a Roma, come monito per tutti quanti gli schiavi. Quindi qui vediamo il disprezzo per la vita umana, il disprezzo per la schiavitù, considerati come, appunto, come una semplice merce. Ovviamente l'esercito battuto di Spartaco non è completamente annientato. L'ultimo colpo sarà dato appunto da Pompeo Magno, che sconfiggerà gli ultimi e appunto potrà avere l'onore di fare gli onori, di celebrare la vittoria. Quindi questo sarà uno degli attriti tra ormai questi due grandi potentati, tutti questi grandi uomini potenti, appunto Crasso e Pompeo. Ma qui poi arriviamo all'età di Cesare, quindi con Pompeo che fa il trionfo, e ormai la Repubblica, i suoi anni contati, finisce la terza guerra di Spartaco. Abbiamo parlato di Spartaco, abbiamo visto come appunto la rivolta di Spartaco non può essere classificata come la rivoluzione del proletario antico, non può essere vista come l'anarchismo moderno, gli schiavi che si ribellano e creano questo stato utopico. Però possiamo parlare appunto di una sorta di un pensiero utopico antico, anche se estremamente difficili, sono estremamente fonti, non ne parlano quasi niente, possiamo solo percepire un qualcosa. Prima di tutto in campo religioso c'erano delle religioni che si rivolgevano agli ultimi, in particolare alle donne, agli schiavi, che erano gli ultimi di fatto della società. La grande religione olimpica, parliamo delle polis greche, appunto, era rivolta al benessere, alla Pax Deorum, alla pace degli dei, e ovviamente era gestita dalla classe dirigente maschile di una città, come può essere Roma o Atene. Ma c'erano altre religioni, le religioni rurali, le religioni degli ultimi, che si rivolgevano appunto agli schiavi e alle donne, come può essere il dionisismo, i misteri eleusini, nel quale agli schiavi era consentito accedere e avere accedere a questi misteri. Qui la religione greca emerge il tema dell'incarnazione per purificare l'anima. Ebbene, tutti i temi che ovviamente il cristianesimo ha ripreso. Già qua sentiamo, almeno possiamo intravedere delle somiglianze, almeno con il primo cristianesimo che ricordiamo. Qui andiamo avanti di secoli, però il primo cristianesimo era una religione molto vicina agli ultimi della società, agli schiavi, appunto, se non erro. La prima attestazione che abbiamo del crocifisso, la prima iconografia che abbiamo di un crocifisso è una, come dire, la storia è curiosa, è quanto beffarda. Comunque rappresenta una bestemmia, una blasfemia, c'è un crocifisso con una testa di asino e sotto, non mi ricordo il nome, però un nome prega il suo Dio con questo crocifisso con la testa di asino. La cosa importante in particolare è che il nome di questo personaggio, che non mi ricordo in questo momento, però è un classico nome da schiavo, un nome straniero, e quindi qui è curiosa come la prima attestazione, come il primo cristianesimo, una delle prove si rivolgesse appunto agli schiavi e agli ultimi. Poi abbiamo anche innumerevoli fonti romane che ci parlano di tutto questo. Ebbene,
Possiamo parlare inoltre, oltre all'aspetto religioso, possiamo parlare proprio un aspetto utopico, chiamato anche lo stoicismo utopico, quindi un pensiero utopico sociale antico. Qui non è un caso che, e qua ci rivolgiamo al pensiero filantropico dei fratelli Gracchi, forse qui ritorna un po' uno stoicismo di tipo egualitario. Forse questa è una delle ragioni che ha mosso le istanze, le riforme dei Gracchi. Infatti di questo stoicismo egualitario erano portavoce i precettori greci come Diofane di Mittilene o lo stesso Blossio di Cuma. Lo stesso Blossio è stato un mentore, è stato un precettore di Tiberio Gracco, e qui vediamo come appunto tutto quanto si viene a chiudere. Lo stesso Blossio, dopo la morte di Tiberio Gracco, decide di fuggire da Atene, di andarsene, di andare a Pergamo, dove in quegli anni era appunto era in corso la rivolta antiromana di Aristonico, conosciuto anche, andata avanti dal 133, poi 126, quando si è formata la provincia d'Asia, ma comunque Aristonico, conosciuto anche come Eumene III, in questa rivolta, una prima istanza dal sapore un po' panellenico di una rivolta antiromana per izzare tutto quanto, come dire, la grecità, le polis greche contro la dominazione romana che in questi anni stava andando nel regno di Pergamo. Ebbene, ovviamente la storia lo sappiamo tutti, con il re di Pergamo muore, non ha nessuno e nomina come successore il senato romano, quindi tutto il popolo romano. Ma adesso andiamo oltre. Noi ci interessa di Eumene III, che all'inizio di questa rivolta guarda le polis greche in una visione un po' antiromana, non ha molto successo, e allora qui viene un po' fuori, qui tornando a noi al nostro pensiero utopico antico. Ebbene, creare una sorta di stato utopico, si rivolge alle comunità interne dell'Anatolia, la famosa, chiamata anche la città del sole, nella quale la schiavitù non era più presente, uno stato dove tutti fossero liberi ed uguali, quindi andando contro anche ormai il sistema romano, il sistema di schiavitù che, come abbiamo visto nel secondo secolo, si è andato a consolidare in tutte le sponde del Mediterraneo. Però infine ricordiamolo che la schiavitù non è un'invenzione greca, non è un'invenzione romana, è sempre esistita anche in Giappone, per dire, dall'altra parte del mondo, dove ovviamente i romani non hanno conosciuto, non hanno avuto influenze così pesanti. La seconda parte di questo video si riferisce alla condizione della schiavitù, ovviamente nel mondo antico, ma faremo parlare le fonti e vedremo che cosa ci dicono le fonti. Subito iniziamo, cerchiamo di capire la grande discussione che è nata anche in tempi moderni, ovviamente, riguardo il dibattito sulle fonti. Nasce questa polemica da una lettera inviata il 23 febbraio del 1861 scritta da Marx, indirizzata al suo amico Engels. Bene, in questa lettera Marx individuava nella figura di Spartaco l'eroe del proletario antico. Ma è giusto sottolineare che, come ovviamente questo sia un pensiero moderno, come abbiamo visto, non possiamo vedere in Spartaco una figura del proletario antico, neanche una figura atta a fare una rivoluzione sociale, a cancellare la schiavitù. Questo abbiamo già detto, però è giusto anche sottolineare come questa lettera è stata mandata in forma privata, una lettera appunto fra due amici intellettuali, e quindi principalmente possiamo attribuire una leggerezza così tra i due scrittori, e tutta la polemica che è nata. Ovviamente il pensiero marxista ha preso molto da questa polemica, e qui che nasce veramente, se vogliamo puntare un dito e fare una critica, non tanto appunto a Marx, che non ha mai scritto nessun saggio riguardante a questo aspetto, ma era appunto una lettera privata tra amici, ed è questo anche un altro esempio di come appunto il marxismo si sia differenziato, aveva preso strade diverse rispetto al pensiero di Marx, quindi come il pensiero di Marx e il marxismo sono state due cose diverse che non sono andate avanti nella stessa direzione. Comunque, nonostante questo, poi approfondiremo durante questa chiacchierata appunto
il pensiero dei moderni riguardo alla schiavitù antica. Ma per parlare delle fonti ho deciso così di affidarmi al, a Posidonio di Apamea, che si trovava in Siria. Questo perché Posidonio è nato circa nel 135 a.C., quindi a cavallo della prima rivolta servile, ricordiamo, dal 140 al 132. È un pensatore, un filosofo stoico, profondamente morale, che individuava, era profondamente critico nelle due figure politiche che hanno degenerato le virtù politiche per quanto riguarda il modello greco, il demagogo, e invece per quanto riguarda il modello romano, l'equites, ovvero il politico che si dà pienamente al denaro. Invece il demagogo, quello che con la persuasione riesce a portare il demos, il popolo dalla sua parte, con una persuasione per i suoi propri interessi, non per il bene pubblico della città. Ebbene, basandomi anche sul pensiero di Luciano Canfora, che ha ricostruito, ovviamente il pensiero di Posidonio abbiamo soltanto dei frammenti, e Canfora ha ricostruito, ha cercato di vedere delle tracce della sua grande opera, che si è occupato di questo tema della schiavitù nel mondo antico. L'ha ritrovato in diversi autori successivi a Posidono hanno letto Posidonio e l'hanno ripreso nelle proprie opere. In particolare, prima di queste fonti pensiamo a Plutarco nella vita di Nicia, vite parallele appunto, Nicia e Grasso. Nietzsche è il più grande uomo, il più ricco uomo ateniese della guerra del Peloponneso. Non a caso anche qui parliamo sempre di Grasso, colui che ha sconfitto Spartaco, quindi l'uomo più ricco della tarda Repubblica. Nella vita di Nietzsche, nel primo libro, troviamo appunto viene descritta la condizione umana nelle miniere dell'Auro, nella quale lo stesso Nietzsche era appaltatore, e quindi era il maggior ateniese e l'ateniese con il maggior numero di schiavi. Canfora trova in questa descrizione dei minieri dell'Auro una descrizione di Posidonio nell'opera di Plutarco. Inoltre altre di queste sottotracce si trovano in Diodoro, in particolare nel quinto libro della sua biblioteca storica, dal 35 al 38, in particolare nel 38,1 viene descritta la disperazione, il desiderio di morte degli stessi minatori schiavi, che preferivano una fine così tragica per porre fine a una condizione così intollerabile come era la morte. In 38,1 viene descritto le miniere in Spagna, sono descritti come incatenati, sono costretti a vivere giorno e notte nelle miniere. E inoltre, sempre nella stessa opera di Diodoro, troviamo nel terzo libro, 14,5, viene una descrizione delle miniere d'Egitto. Un'altra traccia di Posidonio Canfora ritrova in Strabone, grande geografo, in particolare nel terzo libro. Una descrizione dal sapore di Posidonio che si unisce alla questa critica al denaro, in particolare la miniera, rivolgere lo sguardo nel sottosuolo, vengono descritte le condizioni di sofferenza dei minatori, tra il loro volto e il loro respiro, e come sono costretti, l'avidità dell'uomo costretto a guardare il sottosuolo, a scavare la terra e non guardare il cielo. Tutto questo si ritrova in Lucrezio, nel suo De Rerum Natura, il sesto libro, 808 a 815 viene descritta questa condizione dei minatori della Tracia. E in particolare, inoltre, Canfora sottolinea come tracce dell'opera di Posidonio si ritrovano in Ateneo di Naucrati, nato intorno al 192 d.C., quindi in piena età imperiale, e nella sua unica opera che è rimasta noi, che ricordiamolo, siamo in età imperiale, Roma domina, ma Ateneo di Naucrati è un greco di origine egiziana, ma scrive tranquillamente in greco. E nella sua opera i Depno Sofisti, nel sesto libro,
riporta l'unico dato che abbiamo noi certo della presenza degli schiavi. È anche accennato alla rivolta dei minatori dell'Attica del 103 a.C., quindi della seconda rivolta servile. In particolare viene riportato un dato, viene riportato il dato che nel 317 a.C., quindi venne fatto un censimento della popolazione dell'Attica da parte del tiranno Demetrio Falareo. Demetrio era stato allievo di Aristotele. Ebbene, in questo periodo inizia dal 317 a.C. fino al 307, in questo decennio c'è la tirannia, cade la democrazia ateniese e si instaura questa, se vogliamo, tirannia illuminata. Ebbene, in questo censimento che viene fatto, che è molto interessante, ci dà un numero ovviamente tondo, approssimato dei cittadini maschi adulti di Atene, siamo estimato ai 300.000 cittadini. Ebbene, il numero che viene rifornito di schiavi, questo è interessante per la nostra discussione, la nostra chiacchierata, è di 400.000. E qui nasce la discussione fra antichi e moderni. Già precedentemente abbiamo accennato come Marx, ovviamente, così col suo amico Engels ha detto questa leggerezza, Spartaco come un eroe del proletario antico, ma il dibattito durante il Novecento è proseguito fra marxisti e anti-marxisti. I primi appunto hanno continuato questa tradizione di Spartaco come un eroe del proletario, vedevano comunque nella schiavitù, vedevano sempre una sorta di prototipo del capitalismo, quindi una critica sempre rivolta, una critica moderna, e quindi non andando nel cuore, non separando il mondo antico dal mondo moderno. Invece, un pensiero contrario ai marxisti, hanno, come dire, questo dato che ci riporta Ateneo, una fonte antica di 400.000 schiavi, come dire, in modo molto, possiamo dire, grezzo e brutale, affermano che, insomma, sia sbagliato, sia stato un errore nel ricopiare il manoscritto, che in realtà il numero era di 40.000. Quindi sono una popolazione di 30.000 maschi adulti, gli schiavi erano soltanto 40.000. Insomma, voi capite che alquanto debole questa difesa. In particolare ancora nel testo di Ateneo riporta come nella stessa Egina, quell'isola che sta davanti all'Attica, c'era un traffico, addirittura un commercio. Egina era un centro per la schiavitù, la vendita degli schiavi. Se non ero lo stesso Platone, durante il suo primo viaggio per andare a Siracusa, fu catturato dai pirati, quindi questo fa vedere anche come il mondo antico era molto facile cadere, perdere la propria libertà, il proprio status di libero e diventare uno schiavo. Platone fu appunto catturato dai pirati, fu venduto come schiavo e proprio ad Egina si trovava per essere venduto. Poi fortunatamente un amico lo riconobbe e lo comprò, gli comprò la sua libertà. Tutto questo per dire che appunto Egina era un porto centrale nel commercio degli schiavi. Ateneo riporta che ben passassero per quest'isola, fossero presenti 450.000. Ovviamente il numero è molto grande, Hansen, uno storico contemporaneo, da una riflessione che è bene fa riflettere quello che dice. Sostanzialmente, ovviamente non si può dire che ci fossero in una sola giornata 450.000 schiavi di Egina, anche perché stiamo parlando di un'isola, ma che il passaggio costante in una giornata poteva arrivare anche a questo. Passavano talmente tanti schiavi che è stato stimato, ed questo può essere più fattibile di una tratta così grande di schiavi. E quindi questi sono i nostri riferimenti della condizione della schiavitù nel mondo antico, che non, a differenza di un pensiero antimarxista, sostanzialmente traccia come la schiavitù nel mondo antico fosse una cosa
insomma apprezzata, se non apprezzata che comunque erano trattati bene, una sorta, il volto dello schiavismo paterno che si è visto tante volte, gli stessi, se vogliamo parlare in epoca contemporanea, pensiamo ai sudisti della guerra di secessione americana, loro difendevano la schiavitù e davano il volto, come dire, paterno in tutto ciò, che alla fine erano trattati bene, erano comunque inferiori per natura. Gli schiavi sono sempre inferiori per natura, e la bontà dei loro padroni che li trattano come dei padri, li educano alla civiltà e badano a loro stessi, perché essendo schiavi non possono badare a loro, per questo che hanno perso la libertà. Questa è la critica anti-marxista. Ovviamente poi c'è la critica marxista che vede nella schiavitù la controparte del capitalismo, insomma l'Occidente, il capitalismo, sono sempre rimasti loro pronti capitalisti in qualsiasi epoca storica a tornare. Con questo spero di aver fatto chiarezza, riportando anche quello che ci tracciano le fonti delle pessime condizioni di salute. Abbiamo l'unico dato purtroppo che abbiamo nel mondo antico è quello che riporta Ateneo nel suo sesto libro, Ateneo di Naucrati, parla di una cifra di 400.000 schiavi nel censimento di Demetrio Falareo. Ora che abbiamo parlato, abbiamo un attimo visto come le fonti antiche smentiscono sia i moderni, sia marxisti che critici del marxismo. Andiamo ad analizzare, prendendo a mio avviso uno storico che ci supera un po' questa tendenza, questi vizi dei moderni, lo storico Hansen nel suo saggio La democrazia del IV secolo. Ovviamente ci rifacciamo ad Atene del IV secolo, questo perché lo dice Hansen subito come premessa, è l'unico periodo che abbiamo più fonti disponibili, già ne abbiamo poche, ma per il resto non si può fare una propria vera storia di Atene perché mancano. Nel IV secolo ne abbiamo un po' di più, sia a livello fonti storiche ma anche archeologiche, epigrafiche, quindi si può fare un discorso un po' più ricco. Ebbene, una premessa fondamentale parlando di Atene, che era una società divisa di ordini. Ovviamente c'erano i cittadini maschi adulti, i cittadini attivi, c'erano i meteci, coloro che vivevano vicino, che erano degli stranieri che però abitavano comunque ad Atene, avevano degli onori, avevano dei diritti, ma ovviamente non diritti politici. Infine c'erano anche gli schiavi. Per quanto riguarda i cittadini maschi adulti, i cittadini di pieno diritto, loro appunto avevano il privilegio unicamente dei diritti politici, che non è una brutta cosa, e avevano il privilegio di possedere la proprietà. Infatti la proprietà era riservata ai cittadini. Infatti non è un caso che Aristotele per comprare il terreno nel quale fondò la sua scuola filosofica, il liceo, non lo comprò lui direttamente, perché ovviamente Aristotele era un macedone, un suo allievo comprò il liceo. Questo è un piccolo aneddoto. Ebbene, comunque secondo Hansen, tornando a noi, Atene era una società di ordini, infatti c'erano cittadini poveri, non era una casta, la proprietà non era neanche riservata a tutti quanti i cittadini. Infatti pensiamo al demos, cioè coloro che remavano, proprio i popolani della città appunto di Atene, che grazie a loro il cuore della democrazia è radicale. C'erano anche appunto cittadini pieno diritto poveri. La proprietà era riservata unicamente ai cittadini maschi adulti, ma anche lì ovviamente erano pochi coloro che possedevano la grande proprietà. Inoltre i grandi ricchi erano i meteci. Molto spesso gli uomini più ricchi di Atene erano appunto gli stranieri, i meteci. Questo perché, essendo la proprietà territoriale riservata unicamente ai cittadini pieno diritto, loro si dedicavano al commercio, che ovviamente in determinati periodi porta più ricchezza. Quindi non è un caso anche questo. Quindi si vede come ad Atene è una società di ordine. Non vuol dire che i cittadini ateniesi dominavano su tutti quanti erano loro quelli più ricchi, no, godevano esclusivamente dei diritti politici e della proprietà. Per tornare a noi, per parlare della schiavitù, in greco c'erano molti modi per definire uno schiavo, da un semplice schiavo domestico, un semplice ragazzo garzone, un semplice servitore, o denominato anche, si poteva denominare anche bipede. C'erano di vari modi per classificare lo schiavo.
Quello che noi conta è che nel mondo antico lo schiavo di fatto era un oggetto di proprietà, nel padrone. Infatti è storica la citazione di Aristotele, che quando spiega lo schiavo nel suo libro La politica cita che lo schiavo è un arnese animato, cioè un attrezzo, semplicemente parla, respira, però è un attrezzo, possiamo dire, al pari di un animale. Poi ovviamente c'erano dei limiti per quanto riguarda il potere del padrone sul suo schiavo. Di fatto non poteva metterlo a morte, però questo ovviamente a livello ufficiale. Se l'avesse messo a morte il padrone poteva essere accusato, però ovviamente accusato di una multa. Attenzione, il crimine qui si vede nel mondo antico era diverso: un conto era uccidere un cittadino ateniese, un conto era uccidere uno schiavo. Se uccidevi uno schiavo più delle volte prendevi una multa, ma questo era anche difficile perché qualcuno ti doveva denunciare. Se tu eri un padrone e uccidevi un tuo schiavo, bene, difficile che qualcuno estraneo ti portasse in tribunale per una causa. Non c'era il PM come noi oggi abbiamo, che c'è un pubblico ministero, c'è la polizia che indaga, insomma i cittadini portavano le denunce in tribunale, quindi nell'atto pratico questo è assai difficile, però formalmente un padrone non poteva uccidere un proprio schiavo. Inoltre avevano, appunto, ad Atene avevano dei diritti: gli schiavi potevano andare in asilo nel tempio degli Erinni o il tempio di Teseo. Uno schiavo poteva, tra virgolette, denunciare di essere trattato male, poteva chiedere di essere venduto a un altro padrone. Attenzione, questo si poteva fare ovviamente sempre a livello ufficiale. Poi nell'atto pratico questo era sempre difficile, però formalmente questo si poteva fare. Uno schiavo non poteva avere una proprietà, non poteva sposarsi, quindi era sottoposto completamente alla volontà del padrone. Uno schiavo non poteva essere chiamato come testimone nei tribunali, soltanto gli uomini liberi potevano andare nei tribunali. Uno schiavo sì poteva partecipare alle feste pubbliche e quindi alle grandi feste religiose, poteva partecipare ai misteri. Questo sì, queste grandi, appunto, religioni che erano riservate anche agli ultimi, anche il dionisismo erano rivolte agli ultimi. Ebbene, Hans parla che nella realtà c'era una grande differenza tra uno schiavo del miniere che viveva una vita estremamente difficile, come abbiamo visto dalle fonti, e uno schiavo domestico, anche uno schiavo da bottega, che di fatto erano gli schiavi da bottega che mandavano avanti le grandi attività, soprattutto se c'erano diverse attività. Quindi di fatto nell'atto pratico gestiva la proprietà, aveva una propria anche proprietà personale con la quale poteva comprarsi anche la libertà. Quindi un conto è essere uno schiavo delle miniere o dei campi, un conto è essere uno schiavo di una bottega, come ancora diverso se eri uno schiavo domestico. Ad esempio, facciamo un salto nell'epoca romana, uno schiavo greco diventava un insegnante per i propri figli, quindi ovviamente la condizione era molto diversa. Inoltre ad Atene, ma nel mondo antico in generale, erano presenti gli schiavi pubblici. Ad esempio gli assistenti dei magistrati, era proprio lo Stato che era il proprietario, o anche gli stessi operai per la costruzione pubbliche, lo Stato aveva i suoi schiavi. O ad esempio nel caso di Atene i famosi arcieri sciiti, che erano appunto degli schiavi dello Stato. Il loro compito nell'assemblea era quello di tenere l'ordine pubblico, e soprattutto appunto nell'ecclesia, nell'assemblea, possiamo dire un corpo di polizia. Questo aspetto della schiavitù pubblica possiamo pensare anche all'età imperiale a Roma, dove l'imperatore aveva proprio degli schiavi. E non è un caso, se vede nella storia romana, che molti uomini liberi decidono a loro volta di diventare degli schiavi pubblici, degli schiavi dell'imperatore, perché questo era il modo per accedere solo a determinate cariche dei funzionari. Quindi attenzione, è estremamente complicato la schiavitù nel mondo antico. Sì, c'erano cose disumane, come sicuramente è stata la schiavitù, abbiamo visto dalle fonti, però un conto di essere schiavo delle miniere, uno schiavo dei campi, c'erano altre condizioni forse un po' meno migliori, come uno schiavo di bottega e tutto, però ovviamente non godevano di diritti. Siamo lontanissimi qui dal pensiero illuministico, ovviamente, e troviamo anche casi veramente per noi inspiegabili, come ad esempio
appunto nell'impero romano per diventare, ormai siamo nel tardo antico, per diventare dei funzionari pubblici, uomini liberi decidevano di diventare schiavi dell'imperatore per poter accedere a determinate cariche, poi poter gestire, quindi avere un ruolo di comando e di gestione. Questo mondo antico profondamente diverso da noi. Adesso abbiamo concluso la nostra chiacchierata riguardo appunto la schiavitù nel mondo antico, vedendo un po' le fonti che cosa ci dicono a riguardo. Come sempre spero di avervi annoiato, ma non troppo, e vi invito a commentare in modo civile il vostro pensiero, perché no anche qualche critica. Vi ho dimostrato i miei saggi grazie ai quali ho costruito appunto questo video. Si possono iniziare anche da altri, io ho iniziato da questi, voi potete iniziare da quelli che volete.